Oggi ti parlerò di questa. Sai cos'è? Scopriamolo subito. Ciao e benvenuti in questo nuovo video dove faremo una recensione e anche una dimostrazione di utilizzo di uno strumento che può essere molto utile per il massaggiatore, che è appunto il massaggiatore a pistola, massaggiatore a percussione. Ho acquistato un prodotto di fascia media, si spera anche di qualità, abbastanza buono. All'interno della valigetta per il trasporto, tra l'altro molto comoda, troviamo il libretto di istruzioni anche in italiano, troviamo vari alloggiamenti per le componenti dell'apparecchio, in questo caso il corpo motore dove vedete l'alloggiamento per le varie testine, l'ingresso per la batteria e la sezione con alcuni comandi. Questo invece è il manico, dove c'è il connettore, lo slot di ricarica e l'interruttore di accensione. Ecco che si aggancia in questo modo e premendo questo pulsante, in questo caso con questo modello, e lì togliamo la batteria. Come dicevamo, c'è il pulsante di accensione on-off. Una volta acceso sul manico troviamo l'indicatore del livello di batteria che può durare fino ad alcune ore, 4 riporta il manuale di istruzione di utilizzo, un paio d'ore di ricarica, una batteria abbastanza potente che sorregge il motore a percussione. Abbiamo poi il pannello di controllo dove troviamo il tasto di accensione che può essere utilizzato anche per aumentare l'intensità del massaggiatore. Abbiamo poi il conta battiti, cioè quante pulsazioni fa in quel momento il massaggiatore, e abbiamo poi la sezione dove ci sono i vari segmenti, le varie intensità di lavoro, e abbiamo che per il primo segmento 1200 percussioni al minuto, secondo segmento 1800, terzo segmento 2004, quarto segmento 2800 percussioni al minuto. Bene, a questo punto proviamo ad accendere il nostro dispositivo alla prima intensità. Come vedete, l'alloggiamento delle testine comincia il suo movimento ondulatorio e stiamo lavorando a 1200 percussioni al minuto. E aumentiamo adesso gradualmente l'intensità. Cominciamo a provare le varie testine. Questa è la testina rotonda piatta, ideale per tutte le parti del corpo. È un materiale liscio, quindi può scivolare sulla pelle, anche se è sconsigliato l'utilizzo di olio, oppure sui vestiti. Questa invece è la testina da massaggio con ammortizzatore a cuscino d'aria, adatta per muscoli piccoli, sensibili. Io l'ho trovata molto utile per il lavoro dei muscoli rotatori della spalla, quindi i muscoli della scapola, ottima anche sotto il piede. Questa è la testina rotonda per massaggio, è fatta in un materiale antiscivolo, quindi non è adatta per farla scorrere sul corpo, ma è buona da utilizzare su punti specifici e muscoli grossi come il gluteo, il quadricipite, il pettorale, alcune parti delle braccia o i polpacci. La testina per massaggio a forma di U invece è adatta ai lati della colonna vertebrale, proprio perché non lavora sulle apofisi spinose delle vertebre, ma solo sulla muscolatura paravertebrale. La testina da massaggio a proiettile, invece, questa che stiamo vedendo, è adatta per i muscoli più profondi, come zone tendinee. Io l'ho trovata molto utile per lavorare la tensione degli avambracci, ma anche molto efficace sotto la pianta del piede e nel palmo delle mani. Bene, adesso cominciamo a vedere un pochino la funzionalità della pistola massaggiante a percussione. Facciamo scorrere le immagini del video mentre
utilizziamo le varie testine su vari distretti corporei. Allora, quello che possiamo dire innanzitutto è che questa non è una pistola vibrante, o meglio, alla massima velocità e poggiata delicatamente sul corpo può dare una sensazione di vibrazione, quindi c'è una certa vibrazione, ma la sua funzione principale è quella della percussione. Quindi dei 5 movimenti fondamentali del massaggio esercita una certa vibrazione, ma soprattutto una percussione. Quali sono allora i benefici di questa percussione? Allora, innanzitutto diciamo che in primo livello possiamo permettere e favorire il riassorbimento dei trasudati, ovvero quei liquidi che si accumulano sotto pelle. Infatti l'onda d'urto che genera il percussore aiuta e facilita questo drenaggio e questo riassorbimento dei liquidi. Inoltre c'è un rilassamento della tensione muscolare superficiale, quindi non è indicatissimo per quanto riguarda la risoluzione delle contratture, ma sicuramente favorisce poi un massaggio successivo con manovre più intense e pesanti. E inoltre anche la vascolarizzazione che aumenta nella zona trattata col massaggiatore a pistola, anche questo favorisce un successivo massaggio che lavora di più sui tessuti profondi e quindi delle vere e proprie manovre decontratturanti. Quindi questa pistola massaggiante a percussione può essere utilizzata con successo per preparare la muscolatura a un massaggio più profondo. Quindi io l'ho applicata anche non direttamente sulla pelle, ma magari coprendo la pelle con il telo o lavorando sui vestiti, come una sorta di preparazione, proprio perché aumenta la vascolarizzazione e riduce la tensione muscolare superficiale. Quindi dopo che si è lavorato la zona per alcuni minuti si può procedere poi con il vero e proprio massaggio decontratturante, che sicuramente va più in profondità. A questo punto possiamo fare qualche considerazione finale. Allora, possiamo dire innanzitutto che questo strumento può essere un valido aiuto per preparare un corpo per il massaggio decontratturante o comunque l'applicazione di tecniche più profonde. Abbiamo visto, l'ho sperimentata in questi ultimi 10 giorni e ho notato che c'è un miglioramento della tensione superficiale muscolare, di conseguenza permette poi l'applicazione di tecniche più profonde. C'è una vascolarizzazione aumentata a livello superficiale nella zona che stiamo trattando, tant'è vero che spesso le persone avvertono un formicolio a indicare proprio un aumento della circolazione in quel punto. E inoltre l'onda che abbiamo visto al rallentatore che crea a livello superficiale cutaneo favorisce un riassorbimento più veloce dei trasudati, quindi dei liquidi che si accumulano a livello superficiale sotto la pelle. Ho inoltre notato che la velocità migliore di lavoro è quella col più basso numero di percussioni, perché ovviamente è più tollerata dalle persone. Più si aumenta la velocità e quindi più aumenta l'effetto di vibrazione, più può diventare sgradevole o comunque dare quel solletico fastidioso. All'inizio è anche normale avvertire un pochino di solletico che poi via via scompare durante il trattamento per lasciare posto a una sensazione più gradevole, più piacevole. Alla domanda lo dovrei acquistare? Quello che posso dirvi è che sicuramente può esservi d'aiuto. Certo, non è un trattamento che sostituisce il massaggio, ma può essere un modo per amplificare, per arricchire il vostro trattamento. Spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto che sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like. Al prossimo video.